Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come state? Siamo pronti alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei? Di Natale! Di Natale! E quindi abbiamo il nostro bambinello meraviglioso che ci accompagna con questo Natale volto alla rinascita, alla bellezza di tutto ciò che esiste. Quindi in questi giorni vi suggerisco di dedicare i meriti di ogni cosa che fate alla bellezza, che sia ai vostri avi, ai vostri antenati, che sia al posto in cui vi trovate, agli alberi che circondano la vostra città, il vostro paese, alla natura. Dedicate i meriti di ogni cosa che fate. Date monetine d'oro a madre terra, monetine d'oro, affinché la bellezza possa espandersi e risplendere in ognuna di voi, perché ciò che dai ti torna indietro triplicato. Quindi ragazze mie e ragazzi, grazie, 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 grazie a oltranza. Vediamo in questa settimana che va dal 23 al 29 dicembre che cosa ci combinano i nostri beniamini, i nostri archetipi, il nostro lui e il nostro lei. Il nostro lei e la nostra lei. Lo dico per le ragazze nuove, il nostro format si legge a più livelli. Ogni volta che mi viene il livello in più, ve lo dico, per livellare, diciamo. Ok, io voglio partire subito oggi, Partiamo subito, non vedo l'ora di vedere che cosa ci combinano i nostri eroi con con questo momento bellissimo, bellissimo del Natale. Vediamo come stanno le energie, ok? Allora, partiamo dal nostro maschione, vediamo qual è l'energia attuale di lui dal 23 al 29 dicembre. Qual è l'energia attuale di lui? Energia attuale di lui nei confronti di lei o l'energia attuale di lui a seconda della carta, perché ripeto si legge a più livelli. Ok, poi ragazzi miei ragazzi, per chi non lo avesse ancora visto, ci sono tutti i segni zodiacali del 2025 nella playlist Oroscopo 2025, il grande lavoro monumentale che abbiamo fatto per la nostra ascesa, ok? Da guardare il segno zodiacale e l'ascendente, ok? Vediamo energia attuale di lui, energia attuale di lui. Paggio di denari, qua sta facendo un regalo, va a fare un regalo lui, qua ci sono dei lui che vogliono proporre qualcosa, un invito, il paggio di denari, il paggio di tutti i paggi, no? Il più concreto. Vedo dei lui propositivi nell'aprirsi, nel darsi, nel fare regali, nel fare delle proposte, nel darsi, Sette di coppe, nel darsi a più cose, non solo, anche lavoro potrebbe essere, o anche darsi perché il suo immaginario si espande. Con il sette di coppe si dice una nuova illusione in spagnolo, ma non illusione nel senso negativo come la nostra mente razionale ce lo dice. Il sognante, sogna, ok? Vediamo i pensieri di lui, quali sono? I pensieri di lui. 4 di spade. Col 4 di spade mi dice che sta un po' stressato probabilmente, che sta prendendo decisioni, non vuole fare cose affrettate. Mi parla di una situazione di riposo o sta pensando di prendere una decisione. Sta pensando o più decisioni. Abbiamo visto il 7 di coppe prima che sono più fronti aperti, no? Lo vedo propositivo pensando che decisioni prendere senza fare scelte affrettate. Infatti il re di bastoni non vuole fare cose affrettate, agire di impulso, ma pensa bene a cosa fare nei confronti di lei, nei confronti delle situazioni che ha da fare. Vediamo cosa ha nel cuore il maschile in questa settimana lui. E il re di bastoni. L'ho appena detto, non vuole fare cose affrettate perché il suo cuore dice fai. Vedete? Allora,
non vuole autosabotarsi, siccome il suo cuore c'è il re di bastoni e c'è un impulso forte, c'è la voglia di fare nel suo cuore, no? Fai, fai, fai. La mente gli dice aspetta, non fare cose affrettate, focalizza l'attenzione su una cosa alla volta, sulle cose giuste da fare e poi le fai. Quindi sì, probabilmente un po' stanco per lavoro, un po' stanco per lavoro, per tante cose che ci sono da fare in questi giorni, però il suo cuore dice fai, fai, fai. 9 di bastoni stanco, è un po' stanco secondo me per lavoro, poi andiamo a chiarire il paggio di denari, o stanco per altre situazioni, un po' mentalmente stanco, non di cuore. Vediamo qual è il blocco karma in questi giorni della settimana di Natale per il nostro maschione, qual è il blocco nei confronti di lei rispetto a una situazione o delle situazioni da superare. La regina di spade, qua abbiamo probabilmente una persona con la quale ha discusso o una persona con la quale si trova un po' in freddezza in questo momento, o una persona che non le manda a dire, o una persona che lo controlla, una persona che con la quale può aver discusso, con la quale c'è freddezza, oppure se ci sono situazioni di triangolazioni non condivise, perché laddove sono condivise bene, e le triangolazioni non condivise c'è una persona al blocco o una persona che può essere anche una madre, una sorella, che può essere il karma da superare in questi giorni o può essere un ostacolo a fare altre cose, quindi ci penso bene prima di fare altre cose. Ok, vediamo da questa parte. Allora, l'energia attuale del femminile. Energia attuale del femminile, settimana di Natale. Re di bastoni, re di bastoni, re di bastoni. Nell'energia attuale del femminile c'è una persona. C'è una persona, questa è anche re di bastoni, re di bastoni. Allora, tu che mi dici? Tu che mi dici? Con re di bastoni sull'energia femminile, qua abbiamo il 5 di denari, è possibile ci sono dei femminili che si possono sentire attualmente un po' o stanno evitando qualcuno perché non le dà ciò che merita, oppure hanno l'energia attuale nei confronti di una persona con la quale dalla quale si sentono molto attratte. Si sentono molto attratte. Nell'energia attuale, quindi ripeto, il femminile ha una persona dalla quale si sentono molto attratte o si possono sentire molto attratte, oppure stanno escludendo una persona che non le fa sentire amate o non le dà ciò che merita, e qui hanno preso in loro l'energia maschile per dire ok, questo non mi serve, questa cosa. Comunque poi lo andiamo a vedere. Allora vediamo quali sono i pensieri del femminile. Spostiamo gli oracoli lui qua. Quali sono i pensieri del femminile? I pensieri di lei? Cavaliere di coppe, ci picchia. Alcune di lei si sentono molto attratte da parte di una persona e stanno pensando, poi vediamo le azioni, stanno pensando di farsi avanti, o l'hanno già fatto, o hanno già fatto intendere, ma lo stanno pensando. Quindi ci sono dei femminili che si sentono attratti da una persona e stanno pensando di farsi avanti. 5 denari di nuovo. Stanno prendendo coraggio, c'è coraggio nel femminile perché c'è l'incarnazione del maschile qua, stanno prendendo coraggio i femminili. Ovviamente di qua ci può essere anche un uomo, no? Vedete dove vi risuona l'energia. Vediamo cosa hanno nel cuore i femminili. Cosa ha nel cuore lei? 6 di spade, vogliono stare tranquille. Nel cuore hanno il 6 di spade, molti di loro stanno partendo per un viaggio o stanno pensando di andare da qualche parte
di muoversi verso qualcuno, però con il 6 di spade nel cuore, qua abbiamo il 3 di coppe. Stanno pensando che vogliono stare tranquille questi giorni. Il 6 di spade è sempre le spade, no? Però usciamo fuori dal 5 di spade, una carta più tranquilla, una carta più serena. È come se il cuore ritorna a fluire dopo alcune turbolenze che ci sono state la settimana precedente o le settimane precedenti. Quindi si sentono attratte da una persona, alcuni femminili, stanno pensando di farsi avanti, di invitare una persona o di andare verso qualcuno. Questo succede in questa settimana, o stanno prendendo coraggio loro di spostarsi verso ciò che le fa battere il cuore, al di là se è una persona o meno. Vediamo un po'. Fatto sta che vogliono stare tranquille, nel cuore la tranquillità, il 6 di spade. O stanno pensando anche di andare verso un'altra persona. Verso un'altra persona, ok? Vediamo qual è il blocco karma del femminile in questa settimana. 3 di coppe. 3 di coppe mi parla di alcuni femminili pensano che qualcuno non le prenda seriamente, cioè che non stiano facendo seriamente. Alcuni femminili pensano che alcuni maschili non le prendano seriamente. L'imperatore, sì. E quindi c'è la volontà del femminile di stare più tranquilla, di farsi trasportare dalle proprie emozioni, senza farsi dei preconcetti, delle aspettative, nonostante può esserci un maschile che le attrae molto o anche un'altra persona, insomma, stanno pensando di farsi avanti e dice vabbè, mi lascio fluire, non so se mi prende seriamente. Un po' questo vedo. Perché il 3 di coppe al blocco? Il re di bastoni. Ah, quindi questo è il cavallo di bastoni era, scusatemi ragazzi, questo è il cavallo di bastoni. No, questo è il cavallo di spade, scusami. E questo è il re di spade e il re di bastoni, che io con l'inglese sono scritte piccole piccole, non leggo bene. Quindi qua abbiamo il re di spade. Qua abbiamo un re di spade, quindi c'è freddezza con qualcuno, nonostante i femminili possano, le possa piacere questa persona con la quale c'è freddezza, però stanno pensando di farsi avanti loro, però poi col 6 di spade vogliono stare comunque tranquille. Oppure qua c'è un'altra persona, ci sono due maschili qua, ci sono due persone, stanno pensando di farsi avanti nei confronti di un'altra persona perché con un'altra c'è freddezza, però non sanno se la prendono seriamente, questo è, se le prendono seriamente, ok. Vediamo un po', adesso abbiamo visto la parte interna, ok? Vediamo cosa accade nella realtà fenomenica. Allora, maschile, le intenzioni del maschile nei confronti del femminile in questa settimana. Le intenzioni del maschile nei confronti del femminile. Il matto ha intenzione di lanciarsi, di fare un qualcosa anche di rischioso, o la va o la spacca, è un po' così, perché il cuore dice così, no aspetta pensaci, o magari c'è silenzio con questa persona qui, vuole aprirsi, alla fine c'è un matto che mi parla di un lancio, di un salto di fede, di un... l'ha appeso, vedi c'era un blocco da tempo, si lanciano, fanno qualcosa di nuovo, anche un po' matto, no? Faccio qualcosa di un po' matto, faccio una pazzia, un po' un matto così. Vediamo quali sono, stanno pensando quindi di fare una pazzia o di fare un'azione o di lanciarsi. Vediamo a cosa sono conformi le azioni del maschile. Cosa farà il maschile quindi nei confronti del femminile? E il matto lo fanno, il diavolo. Ci sono maschili che sono attratti irrefrenabilmente da qualcuno e fanno i pazzi, fanno azioni un po' da pazzi. Fino a questo momento non ci sono coppe, non c'è una cosa emozionale, c'è una cosa molto kundalinica, no? Che è perfetta, va bene, non ce n'è male né bene, no? Nella nostra scuola iniziatica, e lanciarsi verso un'attrazione irrefrenabile che hanno per qualcuna o per qualcuno, e con il diavolo mi dice a tutti i costi fanno delle cose apposta, cioè lo faranno, fanno una pazzia. Col diavolo poi non te lo, che te lo dico a fare. E che puoi fare tu questa settimana che fai la pazzia? No, mo spiegami. Tanto me lo spieghi perché adesso ti scarto con le carte, capito? Ti scarto. Vediamo. Fanno una pazzia. Vediamo l'energia finale di lui.
in questa settimana 5 di coppe. E poi che succede? Alcuni di lui vengono rifiutati, fanno una pazzia e vengono rifiutati. 5 di coppe. O hanno sensi di colpa, fanno questa pazzia e hanno sensi di colpa. L'imperatore. Perché 5 di coppe? Energia finale di lui nei confronti di lei. Ah, re di coppe. Ho detto non c'erano coppe, fino a mo' è uscito il coppone, il re di coppe, l'emblema di tutte le coppe. Allora, fanno una pazzia, sono terribilmente attratti da qualcuno questa settimana e fanno una pazzia. Poi non so che succede, c'è un 5 di coppe, un senso poi di malinconia, di tristezza, di sensi di colpa, con un re di coppe che mi parla di una persona che sente le sue emozioni, ha dei sensi di colpa. 4 di coppe, molti vengono rifiutati, ci sono dei maschili che vengono rifiutati qua, dopo aver fatto una pazzia, nei confronti forse di questa persona con la quale c'è silenzio, che sta un po' sulla difensiva, o hanno un'altra persona in mezzo che grava sulla sua parte, diciamo, emozionale. Alcuni maschili vengono rifiutati, boom. Cioè, vedi? Però fai bene a lanciarti, cioè comunque sia, se ti rifiutano lo fanno per il tuo bene fondamentalmente, capito? Per farti capire, per farti crescere. Quindi, essi fanno una pazzia, alcuni vengono rifiutati, qualcuno fanno una pazzia e poi si sentono in colpa. Perché 5 di coppe, 2 di spade, non sanno cosa hanno fatto, si fanno prendere da questa energia fortissima, fanno una pazzia, non so di che si tratta in questa settimana, non so che succede, e poi rimangono nel dubbio, e poi rimangono, fanno questa pazzia e poi non sanno cosa pensare di quello che hanno fatto. Che cosa mi convini questa settimana? Che cosa mi convini? Guarda che non ce l'ho il telefono azzurro io, eh. Vi ricordate il telefono azzurro? Vabbè. Allora, vediamo da questa parte. Vediamo da questa. Si fa molto interessante questa stesa. Molto interessante si fa. Bene, bene, bene. Allora, vediamo quali sono le intenzioni del femminile nei confronti del maschile. Quali sono le intenzioni del femminile in questa settimana? Intenzioni del femminile. 8 di spade. Le intenzioni non sanno cosa fare, si sentono bloccate, un po' di blocco c'è, oppure un po' di preoccupazioni. Cioè, qua c'è una donna al computer che ha tutte le spade in testa, no? Cioè, va tutto bene intorno, però c'ha le spade, pensieri sono. Rispetto a un maschile, rispetto a qualcuno, le spade sono i pensieri. E che stai facendo? E che stai pensando? E non fare così? E ma se faccio così? E ma se faccio... Tutti pensieri. Poi vediamo come... Anche a te ci penso, vediamo come scindere tutto, 8 di spade, la papessa. Guarda, la papessa è la... Stanno cercando di seguire le loro intuizioni, ma la mente le predomina nelle intenzioni, non sanno cosa fare. Vediamo, alla fine, le azioni che farà il femminile nei confronti del maschile. Le azioni che farà il maschile, il femminile, le azioni che farà il femminile nei confronti del maschile. Le azioni di lei nei confronti di lui. Il carro alla fine va, alla fine prende una decisione e va, non so dove va, il carro. E qua c'è il cavaliere di coppe, no, il re di coppe, ma con sti king, questo cos'è? King, il re di coppe, qua abbiamo il re di coppe. Guarda, alla fine ci sono femminili che vanno da questo re di coppe qua, nonostante all'inizio non sanno cosa fare. Perché qua ci sono maschili che fanno una pazzia e loro le vedo che faccio e alla fine vanno, cioè prendono il carro è anche prendere la decisione sulla base della propria autostima, no? Vado verso questo re di coppe, anche se è una donna, Vediamo qual è l'energia finale di lei. L'energia finale di lei nei confronti di lui o l'energia finale di lei? 10 di spade. Il 10 di spade, qua c'è il 5 di coppe.
Allora, qua si apre una nuova tappa per entrambi, perché qua c'è un punto e a capo. O si lascia una persona o l'idea di una persona o una persona con la quale c'è freddezza o c'erano due persone e ci si lancia verso il nuovo lo dà anche da questa parte il matto, e quindi col 10 di spade qua c'è, oppure la stessa persona verso la quale ci si lancia, all'inizio c'è un po' di titubanza e si chiude una tappa dolorosa, perché qua ci si apre a livello emozionale. Il 10 di spade è proprio la chiusura e la fine di una tappa o con una persona, e quindi si inizia una stessa tappa, una tappa nuova con una persona, oppure con una persona nuova. Eh sì, eh sì. 10 denari. Si chiude 10-10, la fine di una tappa qui. Perché il 10 di spade? Il 3 di denari. Ci sono alcune lei che non vogliono collaborare più con qualcuno, non vogliono una collaborazione o un'intesa come è stata nelle loro precedenti relazioni, non lo vogliono più. E quindi ci sono alcuni lei che chiudono con una situazione perché non hanno intenzione proprio di costruire niente con qualcuno e si aprono al nuovo, anche se sono un po' titubanti. Per altre invece c'è una nuova tappa che si basa su una nuova collaborazione, un nuovo venirsi incontro, una maggiore intesa. Qua abbiamo il paggio di spade, infatti sì, nuovi inizi da entrambe le parti, nuovi inizi. E beh, il Natale è proprio c'è la chiusura di una situazione difficile, ma si apre il nuovo proprio qua, si apre il nuovo. Ok, vediamo un po', adesso ci facciamo tutte le specifiche e poi vediamo, approfondiamo tutto. Allora, su di lui, paggio di denari, energia attuale di lui nei confronti di lei, energia attuale di lui, paggio di denari, energia attuale di lui, paggio di denari. Cavaliere di coppe, sì, ci sono dei lui che vogliono invitare a uscire, invitare a stare insieme, passarlo bene insieme. Cavaliere di coppe, dare la propria coppa con un invito, va bene? Vediamo il 4 di spade, i pensieri di lui quali sono? 9 di coppe, ma devono prendere una decisione però, se la stanno pensando bene. 9 di coppe, 4 di spade, vogliono aprirsi all'amore, se la stanno pensando bene però. Se la stanno pensando bene prima di prendere una decisione, stanno con loro stessi, vedi 4 di spade di nuovo. Vogliono prendere la giusta decisione in conformità di quello che gli fa stare bene. E quindi stanno meditando, il 4 di spade è anche meditare, meditando su quello che gli fa stare bene, 9 di coppe, a loro stessi. Ok. Al di là se c'è blocco delle situazioni eccetera, dice a me cos'è che mi fa stare bene, al di là se c'è un blocco lo supero, al di là se c'è quello lo supero, infatti qua fanno una pazzia, non so cos'è, vediamo poi. Vediamo questo re di bastoni, comunque meglio dei colossal i nostri lui lei comunque. Vediamo il re di bastoni, cosa hanno nel cuore? Cosa ha nel cuore lui, re di bastoni, cosa ha nel cuore lui? È l'imperatore. Allora, io vedo questi maschili in questa settimana che si sentono molto forti in questa settimana. Sono maschili che si sentono molto forti, per questo fanno delle pazzie. Non so di che si tratta, però poi vediamo. Ovviamente poi ognuno è diverso, no? Si sentono molto forti perché nel cuore hanno una spinta verso una persona che li attrae irrefrenabilmente, ma hanno anche loro stessi, no? Quindi i re di bastoni con l'imperatore hanno anche loro stessi nel cuore. È per ogni maschile è diverso, hanno un egoismo che non è egoismo, devo cercare la parola giusta, hanno un amore per loro stessi che gli dice al di là se c'è blocco con qualcuno, al di là se ci sono maschili che stanno rivalutando, rivisitando tutto il concetto del femminile, no? E quindi qua ci sono maschili che operano per quello che gli fa stare bene veramente. Di qua ci può essere anche una donna, ripeto, quindi senza badare più di tanto, nel senso fanno quello che gli fa stare veramente bene in questa settimana.
questo è il senso. Sì, qua c'è il paggio di coppe, hanno loro stessi nel cuore, c'è una forte autostima in questa settimana. Vediamo questo, la regina di spade al blocco. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei? Regina di spade, il mago. Alcuni di lui, alcuni maschili, hanno paura di ricevere un rifiuto. Alcuni maschili lo ricevono il rifiuto, però viene premiato il coraggio. Questo è il senso. Oppure hanno un'altra persona, 4 di spade, un'altra persona che può essere anche da una compagna, una zia, una mamma, una sorella, che blocca un po' questo inizio. E questa è la sfida karmica, sì. Vediamo le intenzioni con il matto, andiamo nel dettaglio di questa follia che faranno. Vediamo il matto, le intenzioni con il matto. Alcuni maschili hanno una persona con la quale le cose non funzionano e si lanciano verso un'altra persona che li stimola molto. Anche questo è possibile. Vediamo allora le intenzioni di questo matto, le intenzioni di lui nei confronti di lei con il matto, settimana natalizia, 4 di spade. Guarda, stanno tra l'incudine e il martello. Pensala, pensala prima di fare la follia, pensala, dicono. Il matto, vedi di nuovo. Qua c'è un maschile che sta scoppiando. Guardate quante volte il matto 4 di spade, il matto e il 4 di spade, che sono carte in antitesi, no? Cioè uno sta fermo e questo si lancia, uno sta fermo e questo. C'hanno questa cosa che mo scoppia. Vediamo ancora le intenzioni con il matto. Perché il matto? Il matto! Non ci posso credere! Che è l'inizio, è la rinascita del Natale, proprio è l'inizio. Supera la fede, no? Il matto è l'arcano della fede, supera le tue paure, resistenze e limiti che ti separano dal darti, da quello che veramente senti, hanno questa autostima nel cuore. Il matto è il matto. Qua fanno cose folli in questa settimana. 5 di spade, nonostante la mente lo arrovella, verso questo 2 di coppe che sta in mezzo a un 5 di spade e il 9 di spade, tensioni, angosce, la sogno la notte, cosa faccio, casino mentale, questo c'è 2 di coppe qua. Vediamo che fa sto diavolone, dai. Vediamo le azioni di questo diavolone. Quali sono le azioni del diavolone? Le azioni di lui nei confronti di lei con il diavolo. Le azioni. Diavolo, ragazzi, qua succede una pazzia, io non lo so che succede, ma proprio folle, folle, folle. Bravo, ci piacciono queste cose da Colossal, ci piacciono. Qua c'è una pazzia, matto, diavolo, 5 di bastoni, è possibile ci sono anche tensioni, litigi, altre persone in mezzo. Ah, guarda il paggio di forse c'è una distanza, fanno una pazzia, viaggiano verso una persona a costo di essere boom, capito? Non lo so, vogliono emozioni, solo grandi emozioni. Tu con noi ce l'hai le grandi emozioni, solo grandi emozioni facciamo noi. E fanno una pazzia, il diavolo è ottenere a tutti i costi quella cosa, costi quel che costi. Fammi vedere un po' l'energia finale, con questo 5 di coppe. 5 di coppe, re di coppe, 2 di spade, energia finale di lui, energia finale di lui. Cosa succede alla fine ai maschili? Vediamo. Cosa succede ai maschili? 5 di coppe, re di coppe, 2 di spade. L'appeso, 5 di denari, 6 di denari. Allora fanno una pazzia e molti di loro non possono stare senza una persona o senza quella persona verso cui fanno la pazzia o verso cui vogliono sciogliere le catene. La situazione era ferma da tanto tempo, comunque sia non si muoveva come dicevano loro, per situazioni o di famiglia o di
economiche. Qua il 6 di denari mi parla, e con il 5 di coppe, 5, 5, c'è anche un sentire le proprie emozioni, c'è anche un chiedere il perdono, diciamolo in questo senso, ma come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9 il perdono non esiste, perché non esiste in natura, però per intenderci diciamo chiedere anche perdono per alcune cose. Sette di bastoni, vediamo due altre, cosa succede ancora al maschile? 8 di spade, guarda come stavano bloccati. E poi c'è il paggio di coppe, sì, o mandano un messaggio per venirsi incontro, per chiedere scusa, per stare insieme, per dopo tanto peregrinare, tanto pensare, stress mentali, si lanciano. Sì, qua scoppia qualche cosa, forse c'erano anche dei figli in mezzo. Qua c'è il mondo, si chiude una tappa, 3 denari di nuovo, pagine di nuovo. Qua molti di voi propongono un viaggio, fanno una pazzia o vanno verso. Mamma mia, e che è successo questa settimana? Vediamo da questa parte. Allora, vediamo con il re di spade, energia attuale di lei. Voi vedete ragazze così, ok. Allora, il re di spade, energia attuale di lei. Re di spade. La temperanza, molti di lei stanno cercando di energia attuale, ci sono i femminili che vogliono parlare, hanno le idee chiare, vogliono parlare, vogliono stare bene con loro stesse sui più ambiti. Vedo i femminili avere le idee molto chiare, portare equilibrio nelle aree della loro vita laddove lo necessita, stare in armonia, e anche nei confronti di una persona hanno l'energia di avere le idee chiare per parlare. Ok? Vediamo i pensieri di lei con il Cavaliere di Coppe. I pensieri di lei, cosa pensa lei? Il Papa. Molte di lei stanno pensando di avanzare in amore con qualcuno facendo un discorso molto serio. Il Papa è una persona che sa cosa vuole, quindi ci sono femminili che sanno cosa vogliono. Hanno le idee chiare, vogliono stare in acque tranquille, vogliono godere, non vogliono stress. Vediamo cosa hanno nel cuore i femminili. 6 di spade, 10 di spade. Vedi che ti ho detto, i femminili vogliono stare tranquilli e passare alla tappa successiva da una situazione che hanno vissuto o pregressa con un'altra persona oppure con la stessa persona. Vogliono stare tranquille, il loro cuore vuole stare tranquillo, sereno. Mm? Vediamo qual è il blocco del femminile nei confronti del maschile in questa settimana. Re di bastoni e 3 di coppe. Alcuni femminili hanno più opzioni qua, quindi il blocco un po' in questa settimana è superare il dubbio. Vediamo, re di bastoni e 3 di coppe, il blocco del femminile nei confronti del maschile qual è? Il cavaliere di denari. Probabilmente sul lavoro ci sono queste connessioni a tre, o ci sono connessioni, o ci sono situazioni che con una persona va lenta perché non la prendono seriamente, o ci sono connessioni sul lavoro e quindi questo può inficiare un po' la situazione, o per motivi di lavoro le cose vanno lente e quindi i femminili pensano che non vengono prese seriamente, quindi pensano magari di spostarsi loro. Vediamo ancora qual è il blocco del femminile nei confronti del maschile in questa settimana. Il re di denari. Molti femminili hanno rapporti di lavoro con la persona in questione o con una persona che devono scegliere in questione, oppure alcuni femminili hanno hanno rapporti con una persona che ha una relazione ufficiale, oppure alcuni femminili pensano che una persona non gli può dare stabilità che vogliono, oppure ha un lavoro che lavora fuori, oppure il lavoro è un problema, o hanno delle responsabilità, oppure i femminili pensano che rispetto ai maschili ci siano maschili che hanno delle responsabilità per cui la cosa può andare lenta, non le prendono seriamente. Vedete un po' dove vi ritrovate? Vediamo un po', allora, le intenzioni dei femminili nei confronti del maschile, le intenzioni di lei nei confronti di lui,
intenzioni di lei nei confronti di lui, 8 di spade. Le intenzioni quali sono di lei nei confronti di lui, 8 di spade, paggio di spade. Stanno pensando di chiarirsi le idee, stanno pensando che intenzioni ho, non lo so, vedi, non lo so, l'appeso, non lo so. Alla fine fanno il carro, però, vediamo. Le azioni di lei nei confronti di lui con il carro, 5 di coppe. Alla fine avanzano, prendono la decisione di superare le loro paure, le loro tristezze, le loro angosce e si lanciano, si danno, va bene? Si danno, si lanciano. 6 di coppe, magari rispetto anche a una situazione del passato vogliono voltare pagina, o una situazione con una stessa persona del passato vogliono voltare pagina, o con una situazione con una persona nuova vogliono voltare pagina rispetto al passato e non farsi trattenere da paure, incertezze e insicurezze. Sì. Vediamo energia finale di lei con il 10 di spade e il 3 di denari. Energia finale di lei, 3 di denari di nuovo, asso di bastoni, è chiaro, sì, ho capito. 3 di coppe, assolutamente sì. Allora, l'energia finale di lei è una bellissima energia di gioia, di condivisione, di costruire qualcosa. Molte di lei con una nuova opportunità, asso di bastoni. Altrimenti può essere con una stessa persona che le scatena, no, scusami, può essere con una stessa persona con la quale c'è la voglia di costruzione, il 3 di denari è la costruzione, o comunque sia delle basi, no? Questo va verso una nuova opportunità e si celebra insieme in questi giorni di festa con il 3 di coppe. Quindi alla fine vedo un'energia bellissima, anche una sorta di si riesumano le belle energie, non so se si può dire così, ma vedo situazioni un po' di tensione eccetera così, alla fine ci sono maschili che fanno delle follie, delle pazzie a costo di prendersi una porta in faccia, ma alcuni se la prendono e altri no. Ci sono dei femminili che sono un po' titubanti, probabilmente con delle persone che lavorano nello stesso gruppo di lavoro o non possono o hanno delle relazioni con una persona impegnata. Cosa succede? Che se hanno una relazione con una persona impegnata o non disponibile a impegnarsi, insomma, vedete dove vi risuona? Qua vedo dei femminili che non si fanno scoraggiare dalle aspettative delle vecchie relazioni che hanno avuto e si lanciano verso questa bellissima energia kundalinica che può essere o con una persona nuova o si lanciano verso il nuovo, aprendosi a nuove amicizie. In queste amicizie c'è una persona nuova. C'è una persona nuova con la quale condividere una bellissima energia che permette di voltare pagina. Ok? Bellissima energia, ragazze mie e ragazzi. Ok, adesso andiamo a vedere di farci le specifiche con i miei oracoli lui-lei. Voglio vedere questa pazzia di che si tratta. Io ce le metto tutte le carte che ho. Però prima vado a mangiarmi un biscottino e mi spruzzo un po' di propoli. Arrivo subito, eh. Eccoci qua, ragazze mie, adesso lo scartiamo ben benino con i miei oracoli lui-lei che non lasciano spazio al dubbio. Vediamo dietro, che cosa c'è dietro questo diavolone. Per tutte le ragazze che volessero acquistarli sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Allora, mo ti cucino io, aspetta. Allora, quali sono le profondità dietro le quali, che cosa si nasconde dietro le tue profondità? Cioè, ti chiedo, qual è la verità di questo diavolo, di questa pazzia, di questa follia che stai per fare con il Re di Coppe? Vediamo, in questa settimana natalizia, vediamo. Allora, le parole esatte che dirai o le parole sulle quali si plasmano le tue azioni in questa settimana? Lui nei confronti di lei. Lo sapevo e lo so. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. E beh, cioè, ditemi se poi non è l'epilogo, serviva a mettere solo questa carta qua. Di tutto, di tutto. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Il matto 2 volte, il diavolo 2 volte, tum 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 tum. Ok, vediamo un po', ancora.
lui a lei. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Ditemi voi se non è questo 5 di coppe alla fine con il re di coppe. Amami quando lo merito meno, 5 di coppe, mi pento, sto male, re di coppe, sono in contatto con le mie emozioni. Amami quando lo merito meno, so che non merito il tuo amore, dice, ma adesso ne ho più bisogno. Perché? Perché sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Ok. Cioè, incredibile, bastava mettere gli oracoli lui-lei. Incredibile. Ok. Andiamo a vedere ancora. Lui a lei. Io non mi abbasso a mercanteggiare, voglio tutto. Io non mi abbasso a mercanteggiare. Voglio tutto. Perché? Perché sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Ma continuiamo, andiamo ancora in profondità. Continuiamo. Cosa c'è nelle profondità? Nelle tue profondità più nascoste? Che cos'è che viene fuori proprio in questi giorni ancora? Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. C'è una grande botta di autostima qua. Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei. Ci sono maschili che hanno sofferto l'inferno, l'inverosimile, no? E mascherandolo magari, o anche confessandolo, dipende. Fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Mi riprendo la mia dignità, so che cosa voglio e voglio tutto. C'è maschile molto forte in questi giorni, cos'altro? Nelle tue profondità, ancora più profondità voglio scendere. Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Wow! Ecco perché c'è il re di coppe anche, no? Ti amo perché mi hai spinto ad essere migliore. Quindi ci sono maschili che vedono in un'altra persona, che può essere una lei o un lui, la persona che li spinge ad essere migliori, la persona che li ha spinti a superare loro stessi. Cosa vuol dire migliore? Supero i miei limiti, le mie paure, i miei attaccamenti. Il matto 2 volte, che è la carta della fede, il diavolo, cioè sostenuto, il diavolo sostenuto dalla fede. Il diavolo è inteso qui sia come mi libero dalle mie catene egoiche, sia come ottengo ciò che la mia fede determina, ok? Quindi mi hai spinto ad essere migliore, a superare le mie paure, i miei attaccamenti, e questo lo farà e lo confesserà in questa settimana. Questa confessione è la base delle sue azioni. Voglio vedere qual è in particolare, adesso andiamo ancora più in profondità con gli archetipi. Qua ci sono la parte in ombra e la parte in luce. Vediamo soprattutto su che cosa fonda questo suo essere migliore, in che cos'è che è migliorato. Quindi leggeremo la parte in ombra e la parte in luce. In particolare su un aspetto che lo spinge a fare queste azioni di follia, di pazzia, no? Che cos'è poi la pazzia? In un luogo comune, nel luogo comune, uscire fuori dal luogo comune. Se fai cose inerenti a stare fuori la staccionata, fuori dal pensiero comune, dalla morale comune, sei folle. Ma ben venga, ben venga. Ok, quindi andiamo a vedere in che cos'è che migliora, in che cos'è che si sente migliorato il maschile. In che cos'è che si sente migliorato il maschile? In che cos'è che si sente migliorato il maschile?
libertà per te e per gli altri dalle credenze negative, eliminazione dello padrone del pensamento negativo, libertà da tutte le credenze negative che lo hanno imprigionato, come sappiamo tutti, no? Nel mentale, eccetera. Da dove sta avvenendo? Imposizione della tua tirannia su quelli che affermano liberare, ignorare i limiti legittimi. Qua è stato molto severo con se stesso e anche con gli altri. Qua c'è la libertà dalla tirannia. Può essere stato un tiranno, può essere stato un... no, queste sono tutte maschere che si mettono rispetto alle ferite che abbiamo, no? Perché il sistema ci dice devi essere performante al modello che ti propino io, alla propaganda, devi essere sempre al top per quello che ti propino io, e quindi se non sei come ti propino io, secondo i modelli di riferimento, tu ti sentirai sempre un po' frustrato. Ve l'ho scritto anche in un post su Instagram, ti sentirai sempre un po' frustrato, un po' ansioso, e questo genera poi via via, comprimo, poi scoppio, diavolo 2 volte, il matto 2 volte. E quindi libertà da tutto questo, libertà da tutti questi pensieri negativi. E qua abbiamo anche, avevamo la regina di spade se non sbaglio, no ragazzi? Allora, la regina di spade e il mago, libertà da un femminile distorto che aveva lui nella mente, no? Libertà dal femminile distorto, dalla concezione di come devono essere determinate cose, anche libertà dalle persone che mi sono creato inconsapevolmente, che mi opprimono, quindi libertà anche dalle persone che mi opprimono, libertà, una donna in particolare qua c'è in questa settimana da cui si libera, che può essere o una madre, o una sorella, o un'amica, o una persona che gli sta accanto, o una compagna, va bene? Che impedisce il mago, che gli impedisce di manifestare la sua magia, il suo potere di creazione in base a quello che il suo cuore vuole. Sì. Ehm, Non solo una donna intesa come forma fisica, ma anche il concetto del femminile distorto, il concetto soprattutto sempre di madre, archetipo padre, noi vediamo sempre, no? Abbiamo come modelli di riferimento che ci riportiamo in tutte le relazioni fino a quando cresciamo, insomma. Anche qua una madre austera è potuta essere, o una madre che lo rimproverava, o una madre quindi fa il bambino bravo, no? E questo ha occultato il suo potere di mago, di creazione, e questo l'ha riversato nelle sue relazioni. Adesso ti dice sono libero, mi libero, perché nel mio cuore ci sono io. C'è il divino maschile, faccio azioni, prendo responsabilità, sono libero, sono libero. Ok. Da questa parte io vedo femminili che possono avere delle opzioni, e ti dico la verità, se la giocano anche, non disdegnano l'attenzione di una persona e dell'altra, va bene? Perché le vedo contente, le vedo felici, oppure è quello che vi ho detto, perché alla fine qua vedo un grande esploit di gioia, di condivisione, 3 denari, 3 di coppe, asso di bastoni. Si chiude un ciclo legato a vecchie ferite, vecchie dinamiche, e si parte verso un altro ciclo, proprio la rinascita del Natale, no? Vediamo adesso da questa parte. Allora, ci metto tutti i Sefirion, vediamo che carta esce su questa rinascita del femminile, ok? Allora, vediamo un po' qual è la rinascita di questo 3 di coppe, 3 di denari per il femminile. Cioè, i femminili non hanno sensi di colpa qua, no? Abbiamo fatto un grandissimo lavoro negli ultimi 3 anni insieme, quindi se ci sono situazioni, se arriva una persona che ti piace, eccetera, al di là delle circostanze esterne, allora i femminili qua si lasciano andare, non provano più sensi di colpa, al di là delle circostanze esterne. Lasciarsi andare cosa vuol dire? Se è arrivata questa persona nel mio campo energetico, io non è che mi devo sentire in colpa se questa persona sta fuori per lavoro o altre persone.
nel suo intorno o è una persona impegnata, e questo è il senso. Stiamo andando verso la mente trascendente, cioè tu, il tuo io, il tuo ego non ha nessun potere di fermare una persona che arriva nel tuo campo energetico, perché se arriva è un evento, che sono enti, entità, spiriti attraverso le maschere delle persone. Ve lo spiego in tutti i podcast. Quindi ci sono femminili che vanno nella bellezza, nell'armonia, non ha 5 di coppe qui, prendo una decisione del carro, no? Mi sento forte, mi sento nel mio potere, che è un potere che non è il mio dell'ego, ma è un potere che mi arriva dai miei avi, dai miei antenati, dai miei personaggi psichici, come vi ho insegnato nella preghiera sciamanica, e quindi supero col 5 di coppe eventuali sensi di colpa che mi possono venire, perché se mi arriva una persona nel campo energetico, mica l'ho chiamata io, o meglio, se la sto desiderando arriva e la chiamo, però anche il desiderio, i desideri che abbiamo sono sempre forieri di determinate cose che hanno a che fare con le nostre qualità e i nostri talenti, come vi ho già raccontato in altri podcast, no? Quindi arriva un evento, un incontro con una persona e non l'ho creato io consapevolmente, cioè la vittima ha il senso di colpa, il mago si rende responsabile perché co-crea con gli dei, cioè con gli eventi che gli accadono, ha fede negli eventi che gli accadono, comprensive delle persone che arrivano sotto forma di eventi, supera il senso di colpa, 5 di coppe, ok. Quindi vediamo qual è il punto di consapevolezza del femminile in questa settimana natalizia, il punto di consapevolezza del femminile in questa settimana. Eccola, vediamo qual è. La dimensione astrale, i pensieri e i sentimenti. Il punto di consapevolezza del femminile, dimensione astrale. Vediamo che carta è della dimensione astrale. Allora, Allora, qual è il punto di consapevolezza che raggiunge il femminile in questa settimana, o l'adempimento del punto di consapevolezza del femminile? Eccola. Bellissimo, le divinità, bellissimo. Si sente che tutti gli dei l'accompagnano, che tutti gli dei sono le sue forze, che si lascia andare alle emozioni, agli dei, alle emozioni che gli arrivano, che sono dei, entità, forze, spiriti. Senti dentro di te il palpito dello spirito, cioè il punto di consapevolezza da cui il femminile fa le sue scelte in questa settimana è sentire che tutti gli eventi comprensivi delle persone, delle circostanze, sono dei, sono spiriti, e quindi ti affidi agli eventi. Mi affido a questa persona che arriva, mi affido nel senso all'evento che c'è dietro a questa persona, non mi affido alla persona in qualità di ego, di soggetto, di personalità. Come vi ho insegnato sempre, la persona, la parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Gli Etruschi utilizzavano le maschere nel gioco del teatro per mettere in scena la vita. Quindi la persona è una maschera di cosa? Di uno spirito, di un evento, della divinità. E quindi si affidano allo spirito dell'evento, non alla persona in sé. Ecco perché molti femminili le vedo intrattenere rapporti con diverse persone che conoscono, sono allegre, 3 di denari, 3 di coppe, asso di bastoni, perché il femminile crea unificando e non separando. Cosa vuol dire? Che c'è l'asso di bastoni che è proprio la Kundalini, l'allegria, no? Per esempio, mi sono corteggiata da quella persona, sono corteggiata da quell'altra, è bellissimo, non faccio più aspettative riguardanti una certa morale, questo re di denari qui, Perché? Perché ho le idee chiare, con la temperanza, di portare equilibrio in tutte le aree della mia vita. Ma qual è il caposaldo di questo equilibrio? Che tutti gli eventi che arrivano sono divini. E io, ego, non ho l'ardire di poter né contrastare né contraddire un evento, che è un ente, entità, spirito. Ok?
Questo è il senso, bellissimo, molto forte. E vediamo con l'archetipo che cos'è che sente con questa divinità il femminile. Vediamo. La distruzione del vecchio. Lasciare andare, dejar atrás, lasciare indietro quello che è potenzialmente distruttivo, prepararsi per una nuova vita. Lei sa, allora i femminili sanno che devono lasciare indietro tutto ciò che è distruttivo. Cos'è che è distruttivo? Cioè la distruzione è un bene, ma ciò che distrugge la creatività, la bellezza, ciò che distrugge quest'asso di bastoni meraviglioso è la mente. È la mente duale, la mente che divide, la mente che separa, la mente che fa aspettative. Quindi lasciano indietro questa distruzione affidandosi alle divinità, che sono enti, entità, spiriti. E quindi se tu reprimi, se tu recrimini contro gli eventi che ti accadono, che vengono mandati sotto forma di persone o di circostanze, tu stai additando contro la divinità, cioè ti torna indietro, ma ti schiaffeggia, questo è il senso. Quindi, come vi dicevo sempre, Dio o ti accompagna o ti trascina. Come diceva la mia professoressa Lala Rocca, relatrice della mia tesi di laurea, il mio primo libro, Il risveglio della coscienza. E per chiunque lo desiderasse mi mandasse una mail a taromantic21@gmail.com, è in formato PDF. Quindi lasciare indietro quello che è potenzialmente distruttivo e prepararsi per la nuova vita. Qua c'è nuova vita in questa settimana, nuova vita. Voglio vedere un po' su questo distruttivo. Con quale attitudine utilizziamo gli Angelion sulla carta del distruttore? Cioè il senso di colpa è distruttivo. Una cosa, il senso di colpa è della vittima. Il mago invece è responsabile. Ok? Mi faccio responsabile di tutte le proiezioni che ho proiettato nella mia vita, comprensive di queste. E allora sì che io coopero con gli dei, perché se io non mi sento responsabile di quello che mi accade in tutta la mia giornata, in tutta la mia vita, io mi sento piccolo rispetto agli eventi e non posso agire su di essi, ma io posso agire quando coopero con il padrone che li ha creati questi eventi, passatemi il termine, che è il divino. Ma tu sei divinità. E come si co-crea con il divino? Avendo fede negli eventi, che sono enti, entità, spiriti, dei. Ok. Allora, datemi una carta sul distruttore. L'uovo, concepimento e gestazione. Questa è la settimana in cui si concepisce la relazione con il sé, dove c'è qualcosa di nuovo, accudisci con pazienza, qualcosa in gestazione, qualcosa che porta tanta allegria, tanta ilarità con questo 3 di coppe. E quindi senza aspettative, senza programmi mentali, perché quello distrugge. Questa è la settimana in cui c'è un nuovo concepimento. Accudisci con pazienza quello che hai dentro di te. Ok, un'altra. L'ombra protegge, esplorazione profonda e interiore, fatti guidare solo dalle emozioni. L'ombra è ciò che l'altro ti proietta di te e gli aspetti tuoi che non riesci a vedere da sola. Fatti attraversare da quelli, lasciati accompagnare. Speranza nel mare tempestoso, torna la quiete dopo la tempesta. E qua vedo che c'è un ritorno alla speranza, all'ilarità, al fluire e al godere, ok? Ci sono cose in gestazione qua e vedo i femminili che si affidano, ovviamente anche il maschile, perché queste sono energie interne a noi, no? Sei sia maschile che femminile, ok? Voglio vedere ancora con queste
Allora, lei, vediamo questa settimana natalizia. Hai la precedenza, la scelta è solo tua, dai priorità alle tue necessità. Questa è proprio la carta dell'autostima. Ho detto che qua ci sono, il maschile ha molta stima in se stesso, non si lascia più soggiogare da vecchi costrutti. Ma siccome qua il maschile sei anche tu, sono anche le tue azioni, tu farai azioni che hanno a che fare con le tue vere necessità, ok? Cos'altro? Più avanti, il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro, e infatti qua c'è la gestazione. E questa carta ti dice vivi momento per momento, non pensare domani, a ieri, perché quella è la mente che distrugge, va bene? Quindi godi momento per momento, la risposta è più avanti. Un'altra, credi in te, osa, osa, vedi, questa è la pazzia del maschile, osa, sei più forte di quanto credi. Qua ci sono, questa è la settimana in cui si oserà. Cosa vuol dire osare? Superare, avere il coraggio, con il leone, no? Il coraggio, superare i propri limiti, le proprie paure, perché stiamo qua per questo, non stiamo qua per stare relegati nell'angolino a stare buoni buoni, cosa succede qualcosa, no, deve succedere qualcosa, devi osare, quindi osa, osa, senza aspettarti niente in cambio, osa. Impariamo dal maschile questa settimana, che alcuni prendono schiaffi in faccia, altri invece vanno bene. Però osa, osa, cioè il guerriero è caduto tante volte. Colui che è il vincitore è un grande fallito. Sembra brutto dirla così, io lo dicevo l'anno scorso, 2 anni fa, no? Questa cosa. Il vincitore, chi vince, è un grande fallito. Perché? Perché ha fallito tante volte prima di vincere. Quindi prendiamo esempio da questo maschile in questa settimana dentro di noi. Osa, osa. Stiamo qua per sviluppare una delle più grandi qualità possibili, che è quella del coraggio. Leone, cor cordis, dal latino cor cordis, corabio, avere cuore. Coraggio. Credi in te, osa, sei più forte di quanto credi. Questa settimana natalizia è la settimana del coraggio. C'è chi farà azioni coraggiose in virtù di ciò che sente. C'è chi farà, perché il femminile ti dice, no? Il femminile ti dice: abbi le idee chiare, mosse dall'equilibrio e fai azioni coraggiose. E quindi ci sono i nostri archetipi questa settimana ci danno un grande esempio di coraggio nel fare cose che non ci saremmo mai pensate di fare perché eravamo nei nostri limiti, e quindi anche il postulato è vai, hai un dubbio? Vai, va bene? Cioè, laddove rispetto a questa stesa, cosa mi stanno dicendo? Che quando istintivamente ti viene di fare qualcosa, il matto e il diavolo, la mente può entrare in gioco, però tu dentro senti quella cosa. Come vi ho detto anche in un reel su Instagram, quando hai un dubbio prova la magia del 3. Era un gioco che io feci tanti anni fa, qualcosa di bellissimo, che lessi su dei libri anni fa, non mi ricordo su quale libro però. Era... non mi sto ricordando. Comunque il gioco era questo: quando ho un dubbio, io faccio in questo modo. La regola del 3. Allora, Francesca, la vuoi fare quella cosa? Sì. La vuoi fare quella cosa? Sì. La vuoi fare quella cosa? No. Ok, se anche una sola volta è no, questo vale anche per i tuoi desideri. Puoi anche chiederlo per i tuoi desideri. Vuoi quella cosa? Se anche una sola volta è no, la tua anima ti sta dicendo che quello non è il momento, non pensare a quello, non lo devi fare adesso. Poi puoi rifare questo gioco, perché il corpo è proprio la sede dell'anima, va bene? E non ha niente a che vedere col mentale, anche se può sembrare di sì.
Quindi questa è la settimana in cui vi viene chiesto di osare, ragazze mie, osare. Vediamo, rispetto a questo osare, metto un'altra carta dello sciamano. A cosa porta questo osare? E c'è un po' di tosse ancora. Allora, a cosa porta questo osare? Al flusso, sì, a fluire. Allora, qua c'è una donna che plasma la realtà con le mani, plasma la realtà. E quindi, con la consapevolezza di questo, usa la magia e già usando la magia della consapevolezza, tutto quello che sappiamo, vedrai dei risultati in questa settimana senza però attaccarti a risultati futuri, ma godi in quel momento che stai usando la magia. Il flusso è fluire con le tue emozioni, le divinità, gli dei, fluisci. Sì, il cacciatore usa soltanto l'istinto. Allora, queste due carte mi stanno dicendo, usa soltanto l'istinto. Il cacciatore chi è? Il cacciatore in questo caso, questa carta ti dice non seguire le orme tracciate da altri, altrimenti sarai una copia. Fatti guidare dall'istinto nel superare i tuoi limiti e vedrai cose grandiose. Il cacciatore dice farai una grande caccia, no? Il cacciatore è lo sciamano in questo caso. Fluisci verso l'istinto, fluisci con l'istinto, osa grazie al fluire dell'istinto. Va bene? Wow, ragazze mie, poi fatemi sapere che fanno questi qua perché li vedo proprio belli carichi in questa settimana. Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, io vi auguro un magnifico, magnifico Natale. Tanto ci sentiamo in questi giorni, ci vediamo sempre, io sto sempre al servizio. E, osate, superate i vostri limiti perché questo è il postulato di questo Natale. Abbiate il coraggio di superare i vostri limiti senza aspettativa alcuna, perché il solo obiettivo è il viaggio. Va bene? Detto questo, vi abbraccio profondamente, mi raccomando, vedetevi tutti i segni zodiacali, riguardateveli più volte perché sono il grande lavoro di quest'anno, il 2025. E li potete trovare, ripeto, a Oroscopo 2025 nella playlist. Io vi abbraccio appassionatamente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua!